Ok, ecco una versione più estesa della storia di Neslihan e Burak, mantenendo lo stile, il tono e il formato originale. Ciao a tutti e bentornati al nostro canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché abbiamo una puntata che, diciamo che è esplosiva. Oggi andremo a sviscerare una storia che ha fatto scalpore, una storia di quelle che ti fanno dire ma davvero, e che vi terrà incollati allo schermo fino alla fine. Parleremo di Neslihan, Burak, *gelosia* confessioni shock. Sì, avete capito bene. La verità, finalmente svelata. So che molti di voi hanno seguito questa vicenda da vicino, forse leggendo articoli, guardando altri video o semplicemente sentendo dei rumors. Oggi metteremo ordine nei fatti, analizzeremo le confessioni e cercheremo di capire cosa è successo davvero. Preparatevi perché ci saranno colpi di scena. Prima di addentrarci nel vivo della questione, però, volevo chiedervi un piccolo favore. Se siete nuovi da queste parti, vi invito calorosamente a iscrivervi al canale. Basta un click e sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi video, pieni di gossip, curiosità e approfondimenti. E se il video vi piacerà, non dimenticate di lasciare un bel mi piace per supportarci. Quindi, pronti? Partiamo! Allora, per chi non fosse completamente al corrente, ripercorriamo brevemente la vicenda. Neslihan e Burak, una coppia che sembrava perfetta, affiatata, innamorata. Erano l'immagine della felicità sui social media, sempre sorridenti, viaggi, cene romantiche, insomma, la classica coppia da vorrei essere come loro. Poi, all'improvviso, la bomba. Rumors di tradimento, accuse pesanti, silenzi assordanti e, infine, l'annuncio della separazione. Una separazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto perché non c'erano segnali premonitori, almeno apparentemente. Ovviamente, il web è impazzito. Tutti cercavano di capire cosa fosse successo. C'era chi dava la colpa a Neslihan, chi a Burak, chi tirava in ballo terze persone. Un vero e proprio caos mediatico. E in mezzo a tutto questo, la parola chiave, gelosia. Ma gelosia di chi verso chi? E per cosa, esattamente? La gelosia, questo mostro dagli occhi verdi, sembrava essere il filo conduttore di questa storia, ma scavare a fondo per capire le sue origini era come districare una matassa intricata. Le prime indiscrezioni parlavano di una presunta relazione extraconiugale di Burak. Foto rubate, messaggi compromettenti, insomma, un vero e proprio dossier che lo inchiodava. Queste prove, disseminate qua e là nel web, dipingevano Burak come un uomo infedele, incapace di apprezzare la fortuna di avere al suo fianco una donna come Neslihan. Ma Burak si è sempre difeso, negando categoricamente ogni accusa. Ha parlato di complotto, di invidia, di gente che voleva rovinare la sua immagine e il suo matrimonio. Ha affermato di essere vittima di una macchinazione, di essere stato incastrato da persone che volevano vederlo soffrire. Poi sono arrivate le confessioni. Prima, Neslihan ha rilasciato un'intervista in cui, tra le righe, lasciava intendere che Burak non fosse stato del tutto sincero con lei. Non ha fatto accuse dirette, ma ha parlato di incomprensioni, di mancanza di fiducia, di segreti che sono venuti a galla. Parole che, ovviamente, hanno alimentato ancora di più il gossip. L'intervista di Neslihan era un mix di dolore e delusione. Una confessione a cuore aperto in cui traspariva la sua sofferenza per la fine di un amore che credeva eterno. Successivamente, Burak ha deciso di rompere il silenzio e ha rilasciato una sua intervista. Ed è qui che le cose si sono fatte davvero interessanti. Burak ha ammesso di aver commesso degli errori, ma ha negato di aver tradito Neslihan fisicamente. Ha ammesso, però, di aver avuto una relazione virtuale con un'altra donna. Scambi di messaggi, confidenze, flirt online, un tradimento emotivo, insomma. Un tradimento che, pur non concretizzandosi in un incontro fisico, ha comunque minato le fondamenta del loro rapporto. E qui entra in gioco la gelosia. Burak ha confessato di essere stato molto geloso del successo professionale di Neslihan. Neslihan, infatti, è una donna molto in carriera, affermata nel suo lavoro, ammirata da tutti. Burak, invece, si sentiva un po' in ombra, messo da parte, quasi sminuito. Questa sua insicurezza, questa sua gelosia, lo ha portato a cercare attenzioni altrove, a trovare conforto in un'altra persona, anche se solo virtualmente. Il successo di Neslihan, che avrebbe dovuto essere motivo di orgoglio per Burak, si è trasformato in un'arma a doppio taglio, un costante promemoria della sua presunta inferiorità.
Ma la cosa ancora più sorprendente è che anche Neslihan ha ammesso di essere stata gelosa di Burak, gelosa della sua libertà, del suo carisma, della sua capacità di socializzare. Neslihan, infatti, è una persona più introversa, più riservata. Vedeva Burak sempre circondato da amici, sempre al centro dell'attenzione, e questo la faceva sentire insicura, inadeguata. La personalità estroversa di Burak, che all'inizio l'aveva attratta, si è rivelata un'ulteriore fonte di insicurezza per Neslihan, che si sentiva incapace di competere con il suo fascino e la sua popolarità. Quindi, alla fine, ci troviamo di fronte a una storia di gelosia reciproca, di incomprensioni, di insicurezze che hanno portato alla rottura di un matrimonio. Una storia triste, certo, ma anche molto umana. Perché chi di noi non ha mai provato gelosia? Chi di noi non si è mai sentito insicuro in una relazione? La vicenda di Neslihan e Burak è uno specchio impietoso delle fragilità umane, delle paure che si annidano anche nelle relazioni più solide. La verità è che la gelosia è un sentimento molto complesso, che può nascere da diverse cause. A volte è legata alla paura di perdere la persona amata, altre volte è legata alla mancanza di fiducia in se stessi, altre volte ancora è legata a esperienze passate. La gelosia è un vortice di emozioni negative che può distruggere anche l'amore più sincero. Nel caso di Neslihan e Burak, la gelosia sembra essere stata alimentata da un mix di fattori, le loro personalità diverse, le loro ambizioni professionali, le loro insicurezze personali. Un mix esplosivo che, alla fine, ha portato alla distruzione del loro rapporto. Ma analizziamo più a fondo questi fattori. Le loro personalità, ad esempio, erano davvero così incompatibili? Forse, all'inizio, le differenze si compensavano, creando un equilibrio affascinante. Ma con il tempo, le diversità si sono trasformate in un muro insormontabile, un ostacolo alla comunicazione e alla comprensione reciproca. E le loro ambizioni professionali? Il successo di Neslihan, come abbiamo detto, ha generato invidia in Burak, ma forse anche Neslihan, inconsciamente, ha alimentato questa competizione. Forse sentendosi superiore a Burak per la sua carriera brillante. La competizione, anche se non dichiarata, può avvelenare un rapporto, creando un clima di tensione e risentimento. E le loro insicurezze personali? Entrambi, Neslihan e Burak, sembravano nascondere delle fragilità profonde, delle ferite del passato che non erano mai state completamente rimarginate. Queste insicurezze, proiettate l'uno sull'altro, hanno amplificato i loro timori e le loro paure, portandoli a comportamenti autodistruttivi. Ma c'è una lezione che possiamo imparare da questa storia. La comunicazione è fondamentale in una relazione. Parlare apertamente dei propri sentimenti, delle proprie paure, delle proprie insicurezze, è essenziale per costruire un rapporto solido e duraturo. Se Neslihan e Burak avessero parlato di più, se si fossero confidati di più, forse sarebbero riusciti a superare le loro difficoltà e a salvare il loro matrimonio. Forse, se avessero affrontato le loro insicurezze insieme, invece di lasciarle crescere silenziose, avrebbero potuto trasformare la gelosia in un'occasione per rafforzare il loro legame. Purtroppo, non è andata così. Ma la loro storia ci ricorda che l'amore non basta. Bisogna anche lavorare sodo per mantenere vivo un rapporto. Bisogna essere disposti a mettersi in discussione, a cambiare, a crescere insieme. E soprattutto, bisogna essere onesti l'uno con l'altro. L'onestà, la trasparenza, la fiducia reciproca sono gli ingredienti fondamentali per un amore duraturo. Senza questi elementi, anche la passione più intensa è destinata a spegnersi. E ora, arriviamo al punto cruciale. Chi ha ragione e chi ha torto? Onestamente, credo che non ci sia una risposta semplice a questa domanda. Entrambi Neslihan e Burak hanno commesso degli errori. Entrambi hanno contribuito alla rottura del loro matrimonio. Non possiamo addossare la colpa solo a uno dei due. Forse, entrambi erano troppo presi da se stessi, dalle proprie ambizioni e dalle proprie paure, per accorgersi del dolore dell'altro. Forse, entrambi hanno dato per scontato il loro amore, trascurando di coltivarlo e nutrirlo. Quello che possiamo fare, invece, è cercare di capire le loro ragioni, di empatizzare con le loro emozioni, di imparare dai loro errori. Perché, come ho detto prima, la loro storia è una storia molto umana, una storia in cui molti di noi possono riconoscersi. La storia di Neslihan e Burak è una storia di amore e gelosia, di successo e insicurezza, di promesse infrante e di sogni svaniti.
Una storia che ci invita a riflettere sulla complessità dei rapporti umani e sulla fragilità dell'amore. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto come la gelosia, sia di Neslihan che di Burak, unita a una mancanza di comunicazione e a insicurezze personali, ha portato alla fine del loro matrimonio. Abbiamo analizzato le confessioni shock e cercato di capire la verità dietro i rumors. Abbiamo cercato di scavare a fondo nelle motivazioni dei protagonisti, di capire le ragioni del loro dolore e della loro delusione. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto riflettere. So che l'argomento era delicato e che ci sono molte opinioni diverse a riguardo. RDO. Ma spero di avervi fornito una panoramica completa e obiettiva della vicenda. Spero di avervi dato degli spunti di riflessione utili per comprendere meglio la complessità dei rapporti umani e la forza distruttiva della gelosia. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero che abbiate trovato interessante l'analisi della vicenda di Neslihan e Burak. È stato un argomento complesso e ricco di sfaccettature, e spero di avervi dato una visione completa e chiara della situazione. Ora, voglio sentire la vostra opinione. Cosa ne pensate di questa storia? Chi credete che abbia avuto più colpe? Avete mai provato gelosia in una relazione? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Sono davvero curioso di leggere le vostre riflessioni. Mi piacerebbe sapere se vi siete riconosciuti in alcune delle dinamiche che abbiamo analizzato, se avete vissuto esperienze simili e come le avete affrontate. E, come sempre, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace. Aiuta tantissimo il canale a crescere e a raggiungere sempre più persone. Condividete questo video con i vostri amici e familiari, magari può essere spunto di discussione e riflessione. Parlare di gelosia, di insicurezza, di tradimento emotivo può aiutare a sdoganare questi temi, a renderli meno tabù e a favorire una comunicazione più aperta e sincera nelle nostre relazioni. E, soprattutto, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Prometto che ci saranno tanti altri video interessanti, pieni di gossip, curiosità e approfondimenti. Non ve ne pentirete. Ho in mente tanti altri argomenti da trattare, tante altre storie da raccontare, sempre con l'obiettivo di informarvi, divertirvi e farvi riflettere. Quindi, ricapitolando, mi piace, condividete e iscrivetevi. Grazie ancora per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! E ricordate, la gelosia è un sentimento umano, ma non lasciate che vi consumi. Parlate, comunicate, siate onesti con voi stessi e con il vostro partner. Solo così potrete costruire un amore duraturo e felice. A presto!